Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale in questo video. Per oggi ho deciso di decorare 2 pagine del mio bullet a mo' di journal. In tal modo ho decorato le pagine raccontando come ho trascorso la giornata del 10 aprile. Queste pagine saranno ispirate alla primavera, a quel momento così bello in cui la natura si risveglia dal sonno coi suoi colori ed il profumo dei fiori. In sovraimpressione, come state vedendo, ho aggiunto un breve video che ho registrato io stessa. Era così bello per me ammirare tutti quei fiori profumati e anche gli alberi fioriti che ho deciso di condividerlo con voi. Non so voi, ma a me la natura, diciamo che mette sempre di buon umore e spesso rimango molto tempo ad ammirarla, sia che siano, sia nella sua grandezza che nella sua semplicità. Ad esempio dalla maestosità delle montagne, al cui confronto siamo veramente così piccoli, ad un'ape che raccoglie il nettare, oppure a librarsi il volo di una farfalla. Per me la natura è veramente perfetta, anche se possono esserci delle mancanze, però per me è stato creato veramente tutto in maniera perfetta. Nel frattempo, nella pagina di destra, come state vedendo, ho decorato iniziando dalla data, quindi ho scelto questi timbri che ho acquistato da Shein, vi lascio sempre il link in descrizione. E sono andata a timbrare la data, quindi ho precedentemente disegnato con una matita le parti, appunto lo spazio in cui sarei andata a timbrare la data, mentre ai lati andrò a incorniciare, come dire, contornare la data con l'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio. Infatti poi andrò a ritagliare 2 striscioline e andrò ad incollarle appunto proprio ai bordi della data. Questi timbri in realtà sono risultati grandi rispetto alla mia concezione di numero, insomma, però vabbè, li ho utilizzati lo stesso. Infatti avevo in mente un modo diverso da come doveva venire il risultato finale, ma alla fine ho adattato lo stesso il risultato alla mia fantasia e quindi sono andata un po' a sistemare tutto. Come potete vedere, il timbro non viene perfetto perché non riesce ad aderire alla pagina in maniera completa, e quindi mi sono aiutata mettendo sotto la mano, facendo pressione sotto, in modo tale che appunto la timbrata venisse più completa possibile. Poi ho utilizzato questa Fineliner nera della Faber-Castell 0.3 per andare a suddividere appunto il giorno dal mese e il mese dall'anno. Anche qui la mia idea inizialmente era diversa, volevo fare infatti delle sbarrette, delle slash, ma alla fine ho deciso il puntino e, come potete vedere, ho incollato le 2 strisce ai bordi, mentre nella pagina di destra, scusatemi, nella pagina di destra sono andata a incollare questi due stickers. In realtà, per non fare qualcosa di uguale, cioè nel senso, vedete, questi 2 stickers sono uguali fra di loro, quindi ho deciso di metterne uno sotto la pagina di scrapbooking fiorata. Non so se si nota bene nel video, ma presenta dei fiori rosa, lilla e blu, veramente molto belli. Quindi una l'ho adagiata sotto e l'altra l'ho incollata sopra, in modo anche da avere un risultato finale che ci dia la percezione di profondità. e il risultato mi piace veramente tanto.
Poi nella parte invece di destra, sempre della pagina qui in basso, sono andata ad incollare lo stickers di una ragazza. Anche questo mi piaceva veramente tanto e mi dava proprio l'idea di quello che volevo raccontare, solo che appunto è uno stickers in cui vedete la ragazza presenta le gambe a metà, quindi volevo metterlo in realtà più su, però non mi piaceva il risultato finale, quindi alla fine ho deciso di metterlo giù, proprio delimitando le gambe con il bordo della pagina. Poi ho utilizzato la mia mini stampante Sprocket, potete vederla qui, e ho stampato queste due foto. La prima, quella in alto, raffigura dei fiori di pera, mentre quella in basso, la seconda, sono fiori di arancia. Vi ho messo infatti le foto in sovrimpressione per farvele vedere meglio, perché non so se rende bene in controluce appunto la raffigurazione delle foto. In alto quindi ho attaccato quella di pera, cioè i fiori di pera, e in basso quelli di arancio. Dopodiché, siccome è rimasta quella strisciolina a sinistra, ho preso due francobolli, uno raffigurante dei funghi e l'altro delle violette, e li ho attaccati appunto per riempire quello spazio vuoto. Poi ho usato anche uno stickers raffigurante un cono gelato, dove al posto del gelato ci sono i fiori, e mi piace veramente tantissimo questo stickers. Ho usato sempre la carta scrap in basso per riempire un po' il vuoto e anche per dare un effetto molto bello con lo stickers sopra. E poi sono andata ad utilizzare sempre i miei dual art marker per diciamo usarli al posto del timbro per colorare lo stampo e quindi fare questa timbrata anche ad effetto sfumato, mentre nella pagina di destra ho poi contornato sempre con uno stickers raffigurante fiori.
Che ne pensate del risultato finale? Ovviamente la parte che ho lasciato senza decorazioni la utilizzerò per scrivere le mie emozioni ed i pensieri che ho avuto in quella giornata. Vi piace questa decorazione? In generale ho scritto, scusate, di ciò che ho vissuto, appunto degli alberi, dei fiori, della natura in generale, di quello che ho fatto, di come ho trascorso la giornata con la mia famiglia e appunto delle varie attività che ho svolto e anche della partita di pallavolo che ho fatto. Insomma, questo è quanto. Grazie sempre per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!